Ciao a tutti, benvenuti su Fly High, dove volerete in alto nell'apprendimento della lingua italiana con me, Francesca, ed eccoci nel secondo episodio di questa playlist di esercizi di lettura che ho dedicato alla geografia italiana e che ho pensato specialmente per tutti coloro che si trovano a un livello intermedio. In questa lezione vedremo le montagne italiane. Esploriamole insieme. Allora vi spiego un attimo per coloro che magari è la prima volta che magari siete sul mio canale e che fate un esercizio di lettura con me. Cosa faremo? Faremo in primo luogo vi darò una lista di parole che potrebbero essere nuove, che potreste non conoscere già, vedremo significato e vedremo sinonimi anche e poi vedremo la lettura principale, leggeremo insieme il testo e alla fine ci sarà un esercizio di comprensione, quindi vi darò delle domande a cui rispondere basate ovviamente sul testo che abbiamo letto insieme, così che potete consolidare bene il vostro sapere acquisito. Allora iniziamo con le nuove parole, quindi abbiamo spina dorsale. Spina dorsale è un altro sinonimo, è colonna vertebrale, quindi sono le 33 vertebre che costituiscono praticamente la spina, appunto, la spina dorsale, che costituiscono la parte, lo scheletro del tronco, ok? Poi abbiamo ghiacciai sono accumuli di ghiaccio che si formano principalmente sulle montagne, insomma, in zone elevate e appunto vi do anche poi l'equivalente in inglese appunto per renderlo più semplice, comunque glaciers, right? E poi abbiamo sorgente. La sorgente è anche chiamata, si dice anche fonte, ed è il punto da cui scorga una vena d'acqua, che può essere un fiume, può essere un ruscello, ok? Si chiama sorgente o fonte. Abbiamo poi prateria. Prateria è una distesa molto estesa di erba, praticamente una zona molto erbosa ed è una distesa piuttosto piatta, ecco, e la chiamiamo prateria. E poi abbiamo ampiamente o si può dire anche generalmente. Ampiamente si intende in maniera estesa, praticamente in maniera estesa o in maniera generale, per più appunto generalmente, in lungo e in largo per estensione. Poi abbiamo intrinseca, sinonimi per intrinseca potrebbero essere intima o innata e si intende proprio di una persona o di una cosa che appunto costituisce la sua natura, ecco. E poi abbiamo guglia, sinonimi per guglia, cima, picco, vertice, tutti questi appunto sono sinonimi. E poi abbiamo sottostanti. Sottostanti si intende al di sotto, quindi che si trovano in una parte inferiore rispetto alla posizione in cui ci si trova, ok? Sottostanti. Allora, avendo adesso preso in visione queste parole che potrebbero essere nuove, vediamo il testo insieme. Le tre principali catene montuose in Italia sono le Alpi italiane, gli Appennini, che formano la spina dorsale del paese, e le Dolomiti a nord-est. E vi faccio vedere un attimo prima di proseguire con la lezione. Allora abbiamo le Alpi, le vedete tutti qui intorno, ecco, che formano proprio un arco nella parte appunto settentrionale d'Italia, ecco, e nella parte proprio che confina con altri paesi come la Francia, la Svizzera, l'Austria, quindi vedete che formano questo arco, insomma. Poi abbiamo gli Appennini che girano praticamente, coprono l'Italia da qui fino giù, praticamente fino alla Calabria, quindi e poi vedremo anche come vengono chiamati gli Appennini, però questi sono gli Appennini. E poi abbiamo le Dolomiti sono qui, ok? Le Dolomiti principalmente in Trentino Alto Adige, poi vedremo, però ecco queste qui si trovano le Dolomiti a nord-est.
Proseguiamo con la lettura. Ci sono punti di incrocio tra le tre catene montuose. Ne sono un esempio gli Appennini, che toccano le Alpi Ligure a nord-ovest, mentre le Dolomiti fanno anche parte delle Alpi calcaree meridionali. Le Alpi italiane coprono le regioni settentrionali del Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Piemonte, Trentino Alto Adige, Lombardia e Veneto. Le vette più elevate includono il Monte Bianco, che è anche la vetta più alta d'Europa, il Monte Rosa e il Cervino. Le cime delle montagne sono coperte di neve e ghiacciai. Molti fiumi hanno la loro sorgente nelle Alpi, tra cui il Po, il fiume più lungo d'Italia. Qui vedete anche una bellissima foto del Monte Bianco coperto di neve e ghiacciai, ok? Allora, proseguiamo con gli Appennini. Gli Appennini sono comunemente considerati la spina dorsale d'Italia e per ovvie ragioni. Si estendono per circa 1200 km dalle Alpi Ligure a nord-ovest fino alla Calabria, vicino alla Sicilia. L'Appennino conserva alcuni ecosistemi intatti sopravvissuti all'intervento dell'uomo. Qui si trovano alcune delle foreste e delle praterie montane meglio conservate d'Europa, ora protette da parchi nazionali, e al loro interno una grande diversità di flora e fauna. Queste montagne sono uno degli ultimi rifugi dei grandi predatori europei, come il lupo italiano. E qui vediamo il Gran Sasso, una foto del Gran Sasso d'Italia, che è la montagna più elevata della catena appenninica, proprio questo, il Gran Sasso. E proseguiamo. Le Dolomiti coprono le regioni nord-orientali del Veneto e del Trentino Alto Adige. Con alcuni dei paesaggi più spettacolari del paese, le Dolomiti possono essere visitate tutto l'anno. Le Dolomiti derivano il loro nome dalla roccia carbonatica dolomitica. Questa prese il nome dal mineralogista francese del XVIII secolo, Théodore Gratet de Dolomieu, che fu il primo a descrivere il minerale. Le Dolomiti sono ampiamente considerate tra i paesaggi montani più attraenti del mondo. La loro bellezza intrinseca deriva da una varietà di forme verticali spettacolari, come pinnacoli, guglie e torri, e una grande diversità di colori fornita dai contrasti tra le nude superfici rocciose di colore chiaro e roseo e le foreste e i prati sottostanti. E qui vediamo una foto magica del lago di Braies, bellissimo, nelle Dolomiti. Vediamo appunto che spettacolo, e tra l'altro come l'acqua sia così limpida e si rispecchi. Vediamo proprio il cielo che si rispecchia nell'acqua, è spettacolare. E adesso farete un esercizio. Allora tocca a voi adesso. Vi farò domanda per domanda, vi darò 5 secondi, immagino che sia abbastanza. Poi se avete bisogno mettete il video in pausa, così appunto che potete reperire poi le informazioni nel testo. Allora iniziamo dalla prima domanda e poi vi darò la soluzione dopo. Come si chiama la vetta più alta delle Alpi? Esatto, è il Monte Bianco. Il Monte Bianco è la vetta più alta delle Alpi. Numero 2. Qual è il fiume più lungo d'Italia? Qual è il fiume più lungo d'Italia? È il fiume Po. Il fiume Po è il fiume più lungo d'Italia. E poi abbiamo la numero 3. Quale catena montuosa viene anche soprannominata
spina dorsale d'Italia. Qual è questa catena montuosa? Gli Appennini. Gli Appennini sono anche chiamati la catena, la spina dorsale d'Italia o colonna vertebrale, la spina dorsale d'Italia. E numero 4, le Dolomiti. Da dove derivano il loro nome? Da dove derivano il loro nome? Esatto, dalla loro roccia particolare, e poi da questo mineralogista francese de Dolomieu, che fu il primo a scoprirle. Quale catena montuosa si trova nella regione della Val d'Aosta? Okay, qui vi testo proprio sulla vostra conoscenza delle regioni italiane, però l'ho menzionato nel testo, però molto molto nel dettaglio questa domanda. Sono le Alpi, giusto? La Val d'Aosta è praticamente interamente coperta, non coperta, insomma, è attraversata dalle Alpi interamente. E poi la numero 6, quale catena montuosa si trova nella regione della Calabria? Calabria è il sud. Gli Appennini, esattamente, gli Appennini. E con questo concludiamo la nostra lezione per oggi. Spero che vi sia piaciuta e che abbiate imparato di più sulla geografia italiana. Fatemi sapere nei commenti in basso come l'avete trovata e se considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento e ci vediamo nella prossima lezione. Ciao ciao!